Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo un piatto dell'antica tradizione toscana che preparo sempre in famiglia. Si tratta dei pisci all'aglione. Ti farò vedere come preparare i pisci fatti in casa con estrema facilità. Trovi gli ingredienti della ricetta nell'info box sotto il video, nel blog e anche nel primo commento sotto il video. Vieni con me in cucina e facciamoli insieme. Mi raccomando, se ti piacciono le mie ricette iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Preparo l'impasto. Uso una farina di tipo 1 biologica, sono 500 grammi, aggiungo 260 grammi di acqua. Io ne sto mettendo 260 grammi, ma la quantità di acqua può essere leggermente inferiore o leggermente superiore, quindi mettila piano piano, dipende dal grado di assorbimento della farina. La cosa fondamentale è che dovrai ottenere un impasto non morbido, ma abbastanza consistente. Per questa ricetta molto meglio usare una farina semi-integrale di tipo 1, i pisci risulteranno molto più saporiti. Impasto con le mani, fai assorbire la farina piano piano senza aggiungere acqua. A questo punto trasferisco l'impasto sul piano di lavoro con la farina rimanente. Continuo ad impastare sul piano di lavoro. L'impasto risulterà abbastanza compatto, così sarà anche più semplice poi realizzare i pisci. Quando mi rendo conto che non c'è più farina libera nell'impasto, formo un panetto. A questo punto copro il panetto con una terrina oppure con della pellicola alimentare e lo lascio riposare perlomeno per 30 minuti a temperatura ambiente. Mentre il panetto sta riposando, preparo il sugo all'aglione. Questo è l'aglione della Val di Chiana, l'ho trovato in spicchi, sono praticamente degli agli enormi e il sapore di quest'aglio ha la particolarità di essere molto delicato e dolce e digeribile anche, quindi puoi mangiarlo in quantità industriali. Guarda la differenza tra uno spicchio d'aglio dell'aglione della Val di Chiana e uno spicchio d'aglio tradizionale, quindi sono degli agli veramente grandi. Per questa ricetta mi occorreranno circa 3-4 spicchi d'aglio. Inizio a pulire e a tritare l'aglio. Ho pulito l'aglione, l'ho diviso a metà, adesso lo schiaccio col coltello e lo trito finemente. Metto la padella sul fuoco con abbondante olio extravergine di oliva toscano, aggiungo l'aglione tritato, lo faccio soffriggere appena, senza farlo bruciacchiare o imbiondire troppo, altrimenti acquisirà un sapore amaro. Quando comincia a fare questa schiumetta puoi mettere o dell'acqua oppure lo sfumi con un po' di vino bianco. Faccio evaporare l'alcol. Aggiungo la polpa di pomodoro a pezzettoni, sono 800 grammi. Vado a salare. Aggiungo un po' di peperoncino macinato a tuo gusto. Mescolo e faccio andare perlomeno per 20 minuti. L'impasto ha riposato 30 minuti, posso iniziare a preparare i pisci. Sono tanti, quindi ne stendo metà alla volta. Copro ovviamente il pezzetto di impasto rimanente. Stendo l'impasto col matterello dello spessore di circa mezzo centimetro. Prendo dei pezzetti ed inizio a formare i pisci.
Li faccio abbastanza sottili, non li faccio superare il diametro di mezzo centimetro. Una volta pronti li adagio su un canovaccio pulito. Se devi tenere i pisci a lungo sul canovaccio, ti consiglio di spolverizzarlo con della semola. Dopo 20 minuti di cottura il sugo dei pisci è pronto e l'acqua salata sta bollendo. È arrivato il momento di mettere i pisci. Prendo i pisci dal canovaccio pulito e li immergo nell'acqua bollente. I pisci sono venuti a galla, controllo se sono cotti e salati. Ok, perfetto. Li metto nel sugo all'aglione. Aggiungo un ramaiolo di acqua di cottura e poi mescolo i pisci in questo meraviglioso sugo all'aglione. Guarda che meraviglia! Gli faccio un attimo assorbire il sugo, 2-3 minuti, poi li tolgo. Pronti per impiattare questa meraviglia della tradizione toscana. Un po' di sugo all'aglione e un filo d'olio extravergine di oliva. E adesso non mi rimane che assaggiare, ma già lo so che sono buonissimi, mica è la prima volta che li preparo. Su via! Semplicemente favolosi. Provali e poi fammi sapere. Ciao e alla prossima ricetta!